Salve, siamo da Emanuela, stiamo andando a Side con la macchinetta, col buggy. Allora, perché in centro a Side puoi andare o con l'autobus, dico lì, o col taxi, O a piedi. oppure o a piedi, o col buggy. E noi pensiamo per €1, francamente, è meglio andare col buggy. Poi al ritorno vediamo. Sì. C'è molto movimento, giustamente, come si può vedere. E via, aspettiamo. Ok, partito il GP di Sida. Col vento nei capelli, è bellissimo. Visto? Che pezzo di gnocca. Oh. Il video è stato ieri sera, col buio, in effetti ora stiamo passando con la luce e come si può vedere passiamo in mezzo alle rovine, in mezzo ai giapponesi, cinesi. Lì c'è l'Agora, si passa all'Agora, vedi? Così potrebbe anche fare a piedi passando per l'Agora, ad esempio. Sì. Potrebbe essere una cosa interessante. La porta dove siamo andati ora, le mura della città che danno verso la terraferma. Cavolo, è grande, eh? Cavolo, sì. E qui la situazione si complica, cara la mia Emanuela. E allora scendere. Adesso vi faccio vedere una cosa. Vedete, io sto camminando, no? Vedete questa strada lucida? Adesso vi faccio vedere che cos'è. Vedo, stiamo sostanzialmente camminando sulle mura della vecchia città, ovvero sotto c'è la vecchia città, che nel video probabilmente non si vedrà. Però la concezione di unire la costruzione moderna su quella antica, devo dire, non è neanche male. Potrebbe essere anche il futuro di alcune altre città, ad esempio, no? Non lo so, forse è troppa pacchianità? Un po' troppo Turkish style esagerato? Queste cose così pompose? Ma piuttosto che lasciarle all'acqua e al vento, piuttosto preservarle ci potrebbe anche stare. Allora, la città è carina. Devo essere molto sincero, in ogni angolo, vedete queste cose lucide, sono pezzi di città antica sotto che si possono osservare. Chissà quanti anni hanno, magari li ripristinano, non so, ma questo non si rompono, no, non ti preoccupare che non cado sotto. Ma più che altro perché mi devi portare a casa. Ah, per quelli. Ci sono un sacco di locali, farmacie, gioiellerie, negozi del falso, chiaramente. È molto figo, devo dire. Se lo riescono a mantenere in maniera semidecente, secondo me potrebbero anche continuare nel tempo ad attirare turisti. A proposito di turisti, gli italiani zero. Si meravigliano quando ci sentono perché ci scambiano per tedeschi. Non so perché Manuela non è che sembra così No, tedesca. infatti. Ma nemmeno io, questo fascino latino siciliano, che cazzo di tedesco devo essere? Loro mirano a quel tipo di turismo, il turismo nord europeo. Le cozze buonissime, però io evito per evitare di morire, ma devo essere sincero, sarei molto attratto a farmi una bella zuccata di cozze, ma Emanuela sicuramente non me lo farebbe fare anche in un attimo di mia follia, è impossibile. E sembra perché la devo riportare a casa. E come prevedibile, questa è la parte del porto turistico, veramente bella, col suo tramonto di oggi, che è veramente particolare, veramente bello tra le altre cose. E lì in fondo, che mi aspetta perché sta morendo di fame, è Emanuela, che sta cercando sicuramente un posto per andare a cenare, sempre proseguendo sulla promenade di Side. Si arriva a un certo punto sul molo, sulla parte più verso il mare, e si ritrova su questo spettacolo qua. Allora, io non vorrei dire una fesseria, ma secondo me, perché purtroppo non ci sono indicazioni, secondo me questo è un tempio di Apollo. E il drappeggio sopra, non so se si riuscirà a vedere nel video, ricorda molto le incisioni che ci stanno proprio sui templi di Apollo. Molto belle. Il sito è veramente bello, quello che sono riuscito a fare veramente molto bello. Nel frattempo voglio farvi vedere una cosina: costruzioni di case in stile assolutamente bizantino. Anche le finestre, se potete vedere, le rivediamo spesso in siti e città, soprattutto presenti ancora in Grecia. Devo essere sincero, non ero preparato per Side. Side è l'espressione del connubio tra il turismo di massa e la storia. Adesso io e Emanuela stiamo per cenare, una roba semplice, e siamo seduti qui su questo tavolo e sotto
sono mura, strade. Cioè, assurda sta cosa. Chi l'ha pensata è tra genio e follia. E vi dico la verità, quando ho prenotato questa tappa di Side, io mi ero concentrato più che altro su Aspendos per fare un po' di mare, insomma, oggi non siamo stati al mare. E avevamo riservato la sera per visitare la parte finale di Side, quindi la parte portuale, dove sapevo che c'era comunque qualcosa, c'era il tempio. Pensavo che era tutto buttato così alla rinfusa, ma di fatto questo chilometro e mezzo di passeggiata che c'è tra il punto dove ci lascia il buggy fino al mare è tutto recuperato, cioè tutto sotto, e sopra c'è costruita tutta la promenade, la passeggiata, i negozi. Però tutto quello che è più bello è stato messo in vista ed è una cosa che io non ho mai visto. Sto cercando di ricordare qualcosa del passato, qualche informazione, ma secondo me questa cosa qua è unica al mondo. Hanno fatto una bella cosa. Carina sta cosa. Sì, abbiamo comprato un sacco di calamite, un sacco di souvenir, anche i negozi, cioè, anche i negozi sono carini, sono fatti proprio bene. Non è la solita robaccia che trovi dappertutto e a basso costo. Intanto, devo dire che anche i prezzi dei souvenir sono discretamente decenti. Ora, se riusciamo dopo cena, ce ne torniamo praticamente a piedi, cercando anche di fare la passeggiata sul lago Ra. Vediamo, che abbiamo intravisto scendendo con il buggy, vediamo che riusciamo a fare. Allora ci siamo resi conto che non abbiamo visitato alcune parti del sito di Side, e questo per farvi rendere conto che praticamente tu passeggi e cammini tra case consolari e chiaramente in rovina. Questa è una delle case, ad esempio. Si fa la passeggiata, cammini nel sito archeologico, però per la mia impreparazione abbiamo perso qualcosa. Questa è l'agora di Side, la via commerciale di Side. La differenza tra questa e quella di Efeso è sostanziale, perché questa di fatto è ripristinata, quella di Efeso era fedele, però anche questo è il suo perché. Quindi qua si svolgevano mercati, commercio, vendita di schiavi, vendita di bambini, di mogli, uccisione di fidanzate, tutte quelle cose che insomma i romani sapevano fare benissimo, ecco. Ma anche noi moderni riusciamo a fare questa cosa, secondo me. Sicuramente è affascinante, perché poi questa via arriva in fondo e lì in fondo c'è il mare, perché l'agora, che cos'era in effetti come Efeso, nelle città portuali doveva arrivare al porto per lo scambio delle merci, delle spezie, ecc. Abbiamo visto che c'è un'altra via dopo l'agora, c'è un sentiero che ti fa tornare indietro in sostanza e ti fa rientrare nella città. Guarda che c'è lì. Ora piano piano vediamo che riusciamo a vedere, perché c'è qualcosa di stupendo all'orizzonte. L'atmosfera che hanno creato, l'atmosfera notturna che è micidiale. Siamo sempre all'interno del sito. Questa è la parte prospiciente sempre all'agora. Lì probabilmente erano contenute delle statue, qualcosa. Questa è la piazza. Non so se si riesce a intravedere la grandezza o la vastità, come direbbe qualcuno. Ora in fondo vi faccio vedere anche le statue che sono rimaste. Ora come me la immagino io, adesso voi non la vedete perché è buio, però adesso al centro c'è erba, niente di che. La natura giustamente prende il suo spazio. Però devo essere sincero, non mi aspettavo che fosse così grande la passeggiata culturale. Ragazzi, Side è una sorpresa. Ok, anche la GoPro si sta scaricando e tra l'altro sto anche finendo il tempo di registrazione, quindi mi sa che abbiamo finito. Quindi domani altro sito archeologico, partenza da Side e altro sito archeologico. Non si vede un cazzo, vero? No, non si vede? Non si vede. Tanto non lo si vede. conoscono la tua faccia. La conoscono, vero? Allora, con qui concludo e ci vediamo domani, ok? Domani partenza e via. Emanuela sogna con i
Vedere